Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Inutile negarlo, lo sport ha un ruolo sempre più importante nelle nostre vite. Non a caso è uno dei principali argomenti di conversazione e discussione, a volte, tra amici, familiari, conoscenti. Certo, probabilmente lo sport più popolare in Italia è il calcio. Ma devo dire che gli italiani sono piuttosto bravi anche in altri sport. Quindi in questo video, come avete capito, parleremo di sport, più precisamente vi dirò chi sono gli sportivi italiani più bravi e più amati degli ultimi anni. Per ognuno di loro vi mostrerò prima la foto. Vi lascerò qualche secondo di tempo, così che voi possiate raccogliere tutte le informazioni, provare a pensare o a ricordare lo sport nel quale questa persona si è distinta e poi vi darò maggiori informazioni su di lei. Cominciamo subito con una donna, lei. L'avete riconosciuta? È Federica Pellegrini, senza dubbio la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi. Non a caso il suo soprannome è La Divina. Infatti ha partecipato a ben 5 Olimpiadi e nel 2021 è entrata nella storia come l'unica atleta a conquistare la quinta finale olimpica nella stessa distanza, i 200 metri stile libero. Lei è molto generosa, molto attiva nel sociale, ma ha anche un lato fashion. Dopo l'addio alle gare nel 2021, infatti, ha annunciato di voler lanciare la propria linea di moda. Se siete appassionati di nuoto o se in generale volete saperne di più su di lei, sappiate che negli ultimi anni sono usciti dei libri che parlano proprio della sua vita, che raccontano la sua biografia, come questi due. Se volete acquistarli, se volete leggere un po' il riassunto di questi libri, capire di che cosa si tratta, vi ricordo che vi lascio in descrizione i link di affiliazione Amazon, quindi potete dare un'occhiata direttamente da lì, sia per questi libri sia per gli altri che menzionerò più avanti nel video, perché ovviamente stiamo parlando di grandi campioni, quindi non potevano non esserci libri dedicati alle loro straordinarie vite. Prossimo sportivo, lui. Forse la sua faccia vi è familiare. Si tratta di Matteo Berrettini e probabilmente anche il suo nome vi suona familiare, perché il 2021, quindi l'anno appena trascorso, è stato proprio il suo anno. Lui è un tennista e infatti viene considerato uno dei più grandi tennisti italiani di tutti i tempi. Non a caso è l'unico italiano ad aver disputato la finale del torneo di Wimbledon proprio nel 2021, la semifinale agli Australian Open e i quarti di finale in tutte le prove del Grande Slam, oltre a essere stato semifinalista agli US Open. Gli esperti e gli amanti del tennis capiranno che, insomma, stiamo parlando di eventi molto molto importanti. Quindi, insomma, niente male per un ragazzo di 25 anni. Infatti lui ha la mia età. Nel mondo del tennis è conosciuto con il soprannome The Hammer, il martello, per via dei suoi potenti colpi di servizio e dritto. E lei la conoscete? Si tratta di una pattinatrice artistica su ghiaccio, Carolina Kostner. Le sue statistiche sono impressionanti, parlano da sé.
tra campionati italiani, europei, mondiali, chi più ne ha più ne metta, incredibile. Non c'è da stupirsi comunque perché si tratta di una grande professionista. Pensate che ha cominciato a pattinare alla giovane età di 4 anni e i risultati si vedono. Ogni volta che io guardo un suo video resto incollata allo schermo. Mi piace molto, lo trovo uno sport molto elegante, molto bello, lei secondo me è incredibile. Il suo motto? La vita è come il pattinaggio. Se cadi, devi avere la forza di rialzarti. La sua vita è davvero molto interessante e a questo proposito c'è un libro che racconta una fase particolare della sua vita che mi ha colpito molto, quindi vi consiglio di dargli un'occhiata, soprattutto se siete appassionati del genere. Se siete curiosi di scoprire anche qualcosa in più sulla vita di questa grandissima campionessa. E lui? Di chi si tratta? In Italia, se dici MotoGP, pensi a lui. E credo anche che la maggior parte di voi abbia capito chi sia questa persona. Lui è Valentino Rossi. Si tratta di uno dei piloti più titolati del motociclismo, con ben 9 titoli mondiali vinti. Tra l'altro vanta anche diversi primati, come l'essere stato il primo italiano a vincere il mondiale in 3 diverse categorie: 125, 250 e 500. Si capisce un po' anche dalla foto che lui è molto simpatico, ha una personalità molto scherzosa, molto socievole e sa colpire e conquistare immediatamente il pubblico. Il suo soprannome? The Doctor, soprannome che i suoi amici più stretti gli hanno dato. Ma perché? Questo è molto divertente. In Italia si dice che sei un dottore quando sei molto bravo a fare qualcosa e lui con la moto è molto bravo. Anche lui, come la Pellegrini, ha detto addio alle corse nel 2021, dopo 25 anni di carriera in MotoGP. Le ultime parole del campione? Sono triste, ma mi sono divertito. Ci crediamo, Valentino, ci crediamo. Anche su di lui ci sono alcuni libri, quindi se siete appassionati di MotoGP, se volete scoprire maggiori informazioni sulla sua biografia, potete dare un'occhiata, potete leggere questi libri. Vi ricordo ancora link di affiliazione Amazon in descrizione. Penso che possa essere anche un bel regalo se una persona è appassionata di uno di questi sport che stiamo menzionando. Una biografia di un grande campione potrebbe essere un ottimo regalo. Chi è lui, invece? Ok, prima di vedere chi è lui, ho una domanda di storia per voi. Sì, storia. Quanti erano i re di Roma? Cosa hai detto? 7? Risposta sbagliata. 8. I re di Roma sono 8. E l'ottavo è proprio lui, Francesco Totti. Non sto scherzando, non l'ho inventato io, ma il suo soprannome è proprio l'ottavo re di Roma. E forse solo questo è sufficiente per capire quanto lui sia amato nella sua città, Roma. Calciatore davvero incredibile che ha legato praticamente la sua abilità proprio alla Roma, la squadra di calcio giallo-rossa della capitale italiana, che ha scelto dall'inizio, che non ha mai cambiato e a cui è restato fedele
fino all'addio al calcio, avvenuto nel 2017. Il suo numero? Il 10. Indimenticabile, così come indimenticabili sono le lacrime di tutti i tifosi italiani. Italiani, non solo quelli della Roma. Perché onestamente Francesco Totti è stato un'icona del calcio italiano in generale e con la nazionale italiana ha anche vinto i mondiali del 2006. Una curiosità? Ha un gladiatore tatuato sul braccio destro, altra prova del suo amore immenso per Roma. Trovate più curiosità nella sua biografia, ma anche nel documentario a lui dedicato. Se avete la possibilità, vi consiglio di guardarlo, soprattutto se vi piace il calcio. E lui chi è? I Lernamici dagli Stati Uniti lo avranno certamente riconosciuto. Perché? Perché è l'unico giocatore italiano in NBA, nonché lo sportivo italiano più pagato al mondo, con il suo stipendio da 22 milioni di dollari. E con i suoi 2 metri e 0,8 di altezza è il cestista degli Atlanta Hawks. I suoi fan lo chiamano il Gallo e ovviamente vive da tanti anni negli Stati Uniti, ma rimane un grande fan del calcio italiano. Nel 2010 è uscito anche il suo libro autobiografico, Da 0 a 8. 8 è il suo numero di maglia e lo ha scelto perché sembrerebbe essere il suo numero fortunato, in quanto è nato l'8, 8 dell'88. Insomma, come dargli torto. Lui, invece, chi è? Bene, siete appassionati di ciclismo? Allora dovete assolutamente conoscere il suo nome. Vincenzo Nibali, tra i migliori ciclisti italiani attualmente. Infatti ha collezionato tantissimi successi nazionali e internazionali, vincendo, tra le altre cose, la Vuelta, il Tour de France e il Giro d'Italia. Un'incredibile curiosità? Da bambino non andava bene a scuola, tanto che suo padre, per punizione, arrivò a distruggergli la bicicletta. Meno male che poi, evidentemente, gliel'ha ricomprata. Se siete appassionati di ciclismo, vi consiglio di leggere le biografie che sono uscite su di lui negli ultimi anni, molto interessanti. E dulcis in fundo, lei. La conoscete? Lei è Bebe Vio, super campionessa paralimpica, 2 volte medaglia d'oro alle Paralimpiadi. Nel 2016 a Rio de Janeiro e nel 2021 a Tokyo. Lei non è soltanto una sportiva pazzesca, ma un vero e proprio esempio di vita. Pensate che a 11 anni ha contratto la meningite e a causa di questa malattia ha subito diverse amputazioni agli arti. Nonostante tutto però, grazie a delle protesi speciali e alla sua straordinaria forza di volontà, riesce a portare avanti la sua passione, il fioretto. Oggi è ovviamente un modello, un esempio per tutti, simbolo della promozione dell'integrazione sociale tramite lo sport. Il suo motto? Mi piace molto. Se sembra impossibile, allora si può fare, che è anche il titolo del suo libro, che vi consiglio vivamente di leggere perché trasmette davvero un bel messaggio. Ebbene, questi erano davvero tutti gli sportivi più amati e più bravi, ovviamente, degli ultimi anni in Italia. Quanti ne conoscevate già? Quanti invece li avete scoperti grazie a questo video? Fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere chi è
per voi lo sportivo migliore di tutti i tempi, qualsiasi sport. Fatemelo sapere nei commenti. Se invece adesso volete ancora saperne di più sulle grandi personalità italiane, vi consiglio di dare un'occhiata al video sulle donne che hanno fatto la storia d'Italia. Come sempre trovate il link in alto nella card o giù nella descrizione. Non dimenticate poi di visitare il nostro sito learnamo.com se invece cercate un'altra spiegazione di grammatica o altre informazioni sulla cultura italiana, e non dimenticate anche di seguire Learnamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti esclusivi lì. Altrimenti noi ci rivedremo prestissimo in un nuovo video. Vi aspetto! Ciao ciao!